Nella quarta parte del video Stirella Polti Forever 850 vi avevo fatto vedere un guasto un po' particolare, cioè che la stirella continuava a caricare acqua perché c'era una piccola perdita, c'era un piccolo ritorno dalla caldaia verso la pompa. Poi vi avevo fatto vedere a togliere l'elettrovalvola. Questo è solo il cilindretto che c'è all'interno della bobina, e poi mi si era rotto il filtrino che c'è interno qua. Ora vi farò vedere come togliere il pezzo che è rimasto, e io ho già comprato un filtrino uguale. Ci sono su Amazon, su eBay, però costano molto di più che andare da un rivenditore. Io l'ho pagato 1 euro dal rivenditore, su Amazon lo trovi a 5 euro. E niente, prendete un trapano con una punta appena più piccola del buco del foro. Poi, se vi faccio vedere, zoomiamo un po'. Ok. Poi io cosa ho fatto? Quello che sono riuscito a togliere col cacciavite l'ho tolto, però adesso vi farò vedere col trapano come è facile da togliere. Allora, mettete la punta del trapano, fate girare un po' di qua un po' di là, e ok, visto? È uscito tutto il pezzo, perché la, la punta dell'avvitatore, la punta del trapano, girando in questo senso, si tira verso di sé, diciamo la plastica, se la tira verso di sé. E allora a un certo punto me l'ha tirata fuori. State attenti a non rovinare le... Prima di montarla vi farò vedere come verificare il funzionamento. Qua abbiamo un cilindretto che con il campo magnetico della bobina che c'è sopra, diciamo, fa tirare il cilindretto che c'è interno verso il dado, aprendosi così quella valvola che c'è dentro. Cosa succede? Se io soffio, deve essere chiusa, non deve esserci nessun trafilamento, anche soffiando con la bocca, se voi fate così, deve essere chiusa. Ora vi farò vedere aprirla. Prendete una calamita un po' potente, se voi la attaccate qua verso l'esterno dovrebbe aprirsi la valvola. Visto che è uscito un po' di sporco, lo fate di qua, lo fate al contrario, poi la staccate e lei si richiude perché ha molla. Deve essere tappata. Infatti se resta all'interno qualche residuo nella valvola non si chiude bene e resta aperta appena la valvola. A riposo la molla tiene chiuso la valvola. Se io metto la calamita, ora si è aperta. Sentite quando stacco la calamita che si richiude. Sentite tac, sentite tac. Così si apre, non si sente perché fa rumore la calamita, e così si chiude. Ok? Alcune volte nelle caldaie succede che vi esce un po' di vapore dal ferro da stiro, e voi pensate subito che l'elettrovalvola sia guasta. Invece alcune volte è sufficiente aprire senza cambiare l'elettrovalvola
si schiaccia il pulsante del ferro da stiro, così apriamo l'elettrovalvola del vapore, questa, e date dei colpettini sull'elettrovalvola, di modo che se c'è restato qualche granellino incastrato nella chiusura della valvola interna, riesca a passare. Dando un po' di colpettini e dando un po' di colpi col pulsante dell'elettrovalvola, tante volte si riesce a sbloccare senza smontare il tutto. Questo solo se vi esce un po' di vapore dalla valvola, dal ferro da stiro. Se vedete che vi esce il vapore dal ferro da stiro senza schiacciare il pulsante, è probabile che questa sia restata un po' aperta. Con quel trucchetto lì si può riparare subito senza dover smontare l'elettrovalvola. Se invece proprio è bloccata è da cambiare, se resta bloccata aperta è da cambiare, perché se si rovina questo cilindretto qua, questo cilindretto qua è molto fine, se si dà una botta o si scalda e non scorre più il pistoncino interno e non si muove più, resta aperta. Allora, alcuni iscritti mi hanno chiesto come faccio a togliere l'elettrovalvola, questo, il raccordino qua, perché hanno detto che non riuscivano, dovevano scaldare col cannello e altre cose. Alla fine l'hanno rotto, l'hanno distrutto. Allora, io prima cosa non bisogna utilizzare nessun tipo di pappagallo e prenderlo qua. Allora, bisogna prenderlo con le sue chiavi. Se c'è questo lo prendi con la sua chiave, se c'è questo lo prendi qua con la chiave. Farò vedere anche questo, che sarà abbastanza duro, come si fa a riuscire a... vedete? Che viene piano piano. Ok. Non so se ci passa. Vediamo. Logicamente adesso io vi ho fatto vedere, se avete un po' di svitol usate anche lo svitol. Allora, quando si muove un po' prendete lo svitol e lo mettete un po' qua, ok, un po' qua, e poi fate un po' così, un po' così, in modo che lo svitol penetri. Ok? Ok, e poi svitate. È duro, però ce la dovreste fare. Se non riuscite così, fate così. Ok. Adesso magari avvitate un po'. Ok, avete visto che è venuto? Ci vuole un po' di pazienza. Ok, visto?
adesso diventa sempre più molle. Ok, riavvitiamolo un po'. Ok, ok, avete visto come è semplice? Ci vuole un po' di forza e un po' di pazienza, e così non rovinate neanche il filetto. Se scaldate o fate altre cose, bisogna riuscire a toglierlo così. Vedete il filetto come non è rovinato? Allora, faccio vedere subito. Vedete che non è rovinato il filetto? Ok? Perché solo in questo modo riuscite a rompere il frenafiletti che ormai è secco, questo, e poi pian piano, un po' avanti, un po' indietro, un po' con lo svito, si riesce a togliere. Anche con questa curvetta, con questo raccordo a 90 gradi, non usate il pappagallo perché lo disfate, ma usate una chiave adeguata, tipo questa, che va bene anche per questo. E stesso sistema, un po' di svitol, un po' avanti e indietro, bisogna far penetrare lo svitolo e poi si toglie. Mi raccomando. Ho preso le due caldagliette che avevo smontato l'altra volta, avevo iniziato a pulirle, avevo iniziato a far vedere come fare la pulizia. Ora proseguirò a fare la pulizia e poi vi farò vedere a montare l'elettrovalvola. Allora, io adesso l'ho bagnati un po' con l'acqua calda, così si è ammorbidito ancora un po' di più il calcare. Vabbè, questo va tolto proprio così, cacciavite. Togliete quello che riuscite a togliere. In base alla vostra pazienza. Se avete un avvitatore con una spazzolina così di ferro, aiutatevi anche con quella, vedrete come diventa pulito. Bagnate magari anche un po' con acqua calda, lasciate dentro un po' di acqua. Vedete? Sto scaricando l'avvitatore. Comunque vedete come, vedete così che è già quasi pulita. Potrebbe essere anche sufficiente così. Togliamo un po' negli angolini.
ho risciacquati un po'. Così direi che è sufficiente come pulizia. Ora vi farò vedere montare l'elettrovalvola e poi chiuderla con la sua guarnizione. Allora, io qua ho già passato un po' con la carta vetrata perché la superficie deve essere bella piana, perché la guarnizione deve aderire. La parte, diciamo, dove è piatta deve stare così e l'altra parte deve inserirsi dentro qua. Adesso io darò una passata anche qua, così pulisco bene il canalino. Ok, togliamo. Direi che così è sufficiente. Dopo aver pulito l'elettrovalvola e verificato il funzionamento, ora andremo a montarla. Allora, prima di tutto facciamo passare uno straccio nel buchino del filetto. Assicurarsi che nel filetto non ci sia bello libero. Provare prima senza frenafiletti ad avvitare e vedere dove va a finire. Ok, arriva quasi fino in fondo, va bene. Ancora un giro. Ok, allora la lasceremo in questa posizione qua, perché così ricordo la caldaietta va montata per così. Qua abbiamo la scatola della stirella, va montata così. Il tubo deve venire qua frontale davanti dove ci sono i comandi della stirella. Adesso la svito. Non togliete quel tubo qua perché poi dovete avere qualche fascetta per raccordarlo. Qua è già raccordata con le sue fascette e va bene così. Non state lì a togliere il tubo. Ora prendiamo il frenafiletti, faccio vedere bene. Aiutatevi col beccuccio a spalmarlo di qua e di là. Ok, ora di qua non c'è. Ok, lasciatelo scendere un po' verso il basso e poi evitate. Ok, ok, io lo lascio così. Lasciamolo asciugare.
se si riesce a vedere. Che il freno a filetti è uscito un po' anche da qua, da dietro, meglio. Ora chiudiamo la caldaietta, la guarnizione, prima di chiuderla ricordatevi bene di controllare quel passaggio qua dove entra il vapore della pompa. Io adesso uso una punta che ha il diametro giusto, che passa dentro. Ho già liberato bene tutto il buco e guardo da sopra se vedo la punta sia di qua che di là. Il passaggio deve essere bello libero, ok? Poi ricordatevi di montare il filtrino, perché a me è capitato molte volte di dimenticarmi. Di solito il filtrino c'è, ma se si rompe che devi metterlo, dopo ti dimentichi. Il filtrino va spinto dentro perché ha due incastri qua, uno di qua e uno di là. Va solo spinto dentro fino in fondo, così. Una volta spinto dentro, basta. Non so se è arrivato fino in fondo, provo a spingere ancora. Dovrebbe essere arrivato fino in fondo, va bene così. Ora potete anche chiuderla. Allora, la resistenza di qua, elettrovalvola di qua, ok. Sistemate bene la guarnizione, con il dito toccate se c'è qualche granellino di sporco, ok, e la richiudete. Date una passatina anche di qua per togliere eventuali residui, ok. Prendete l'altra metà, l'elettrovalvola dove c'è la resistenza, dalla parte della resistenza, attenzione a non schiacciare la guarnizione, guardate sempre la guarnizione quando chiudete, ok. Sentite già a chiudere che non devono toccare le parti in alluminio, ma tocca la guarnizione. Dovreste sentire lavorare la guarnizione, ok. Ora mettiamo le prime due viti, mettiamo quelle dove ci va la terra, che ho già segnato. Una dalla parte opposta. Ok, ora metterò le altre viti. Ok, la nostra caldaietta è pronta, chiusa. Ora metterò le due vitine a taglio che io cambio sempre a posto di quelle a croce, perché mi trovo più comodo, quelle che fissano i termostati. Ora devo cercarla, eccole qua. Io metto queste a taglio, vedete, perché ogni volta che smonto le sue originali, quelle a croce, non riesco mai a toglierle. Tante volte sono arrugginite, tante volte e non riesco mai a trovare un cacciavite a croce che riesce a toglierle. A taglio almeno sono sicuro che lavora tutto il taglio e faccio più forza.
Ok, adesso lo preparate dentro. Quando si monterà dentro nella caldaietta è solo da fissare. Ricordatevi di mettere il tappo, prima il gommotto che va su in questo senso, non così. Mettete il tappo. Allora, quel tappo qua forse devo pulirlo un po'. Guarnizione, se no perde. Se resta qualche sporco qua sulla guarnizione, potrebbe darsi che perde. Ok, mettete il tappo, brugola, una bella stretta. Boh, questo è sufficiente. Se volete provare prima di montarla che ci sia qualche perdita, è subito fatto. Vi attaccate col compressore a quel tubicino qua che è l'ingresso della pompa. Qua c'è chiuso, l'elettrovalvola è chiusa perché non è comandata. Soffiandola col compressore l'aria da qua, ci attaccate un raccordo e soffiate l'aria qua. Non dovete sentire uscire l'aria da nessuna fessura qua, dal tappo, da qua, dal pressostato. Vedete, se perde vi conviene smontarla subito. Ora vi farò vedere alcune misure che ho preso con il termometro, misure sulla caldaietta quando è in funzione, a che temperatura arriva, e temperatura del ferro da stiro, e a che temperatura arriva. Così vedrete anche le temperature che arrivano, che raggiungono sia la caldaietta che il ferro da stiro.